Benvenuti a un nuovo video. Nel video di oggi vi voglio parlare di come vestirsi a strati, un argomento che ho visto che anche sul mio blog sta andando forte, è una parola chiave molto ricercata perché penso che soprattutto nelle stagioni di mezzo, ma in realtà 12 mesi all'anno, quello del vestirsi a strati o a cipolla, che dir si voglia, sia un tema particolarmente sentito per far fronte, diciamo, alle diverse esigenze anche climatiche del nostro guardaroba. Ciao a tutte, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice di un libro in vendita su Amazon intitolato The Chic Factor e di una serie di corsi e manuali tutti dedicati al nostro stile, al nostro guardaroba. Oggi sono qui per parlarvi di un tema molto attuale, siamo ad ottobre ma in realtà è attuale 12 mesi all'anno ormai, e cioè quello di come vestirsi bene a strati. Infatti anche nelle stagioni più estreme come l'inverno o l'estate, l'esigenza di vestirsi diciamo con più strati magari che possiamo adattare poi mano a mano alle diverse esigenze anche proprio a livello di temperature è un bisogno sempre più sentito da noi donne, perché tra riscaldamenti, escursioni termiche nel corso della giornata, climatizzazioni varie nelle stagioni più calde, insomma c'è spesso l'esigenza di adattare il nostro outfit, il nostro look alla temperatura del momento e alle condizioni climatiche del momento, senza per questo rinunciare, diciamo, ad avere uno stile. Per questo oggi ho pensato di fare questo video e di darvi 10 pratici consigli su come vestirsi bene a strati. Il primo consiglio è senz'altro quello di limitare il numero di strati, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, a un massimo di 3. Io penso che non ci sia quasi nessuna occasione, tranne forse, non so, quando andiamo a sciare o altre attività sportive che richiedono un abbigliamento tecnico particolare, in cui non riusciamo a gestire, diciamo, un outfit con un massimo di 3 strati. Questo perché comunque, diciamo, la stratificazione, anche se fatta d'arte e in modo sapiente, con tutti i trucchetti che adesso andrò a svelarvi, rischia comunque appunto di creare dei volumi e quindi di ingoffarci in qualche modo, per cui è sempre meglio limitarli. Ma io credo che scegliendo i materiali giusti e soprattutto i capi di abbigliamento giusti è senz'altro possibile realizzare look per qualsiasi tipo di temperatura con un massimo di 3 strati. Per cui ecco, il primo consiglio è proprio quello: limitate il numero di strati, meglio se 2 ma un massimo di 3. Il secondo consiglio è quello di cercare di dare sempre un po' di struttura ai nostri outfit anche quando ci vestiamo a strati. Questo perché spesso si tende a pensare che il vestirsi a strati consista semplicemente nel sovrapporre, diciamo, tessuti e soprattutto capi di abbigliamento che non hanno la loro struttura, che per esempio sono molli alle spalle. Faccio un esempio, non so, per esempio una t-shirt oversize con sopra un cardiganone bello abbondante e sopra ancora magari una cappa o un poncio, 3 cose insomma che mancano totalmente di strutture, che insieme rischiano di ingoffarci, di aggiungere taglie al nostro fisico e comunque di non farci nessun servizio, neppure se siamo magre e alte. Per cui ecco, cerchiamo di alternare gli strati. Magari va benissimo sotto indossare una t-shirt o comunque una maglia morbida, ma sopra proviamo magari il potere strutturante di un bel blazer, oppure scegliamo 2 strati abbastanza sottili e morbidi nel taglio e poi aggiungiamo un cappottino un pochino più definito. Insomma, cerchiamo di aggiungere qualcosa che regali struttura ai nostri outfit, perché questo, diciamo, rende più armonioso e più femminile tutto il nostro fisico, e quindi anche il look diciamo a strati acquista un che di intenzionale, di voluto, che rende poi elegante il nostro outfit. Un altro consiglio, questo molto importante, è quello di creare degli strati anche proprio come lunghezze, diciamo, verticali, ma anche come struttura orizzontale, che mirino ad allungare invece che accorciare la nostra silhouette. Questo è molto importante perché naturalmente gli strati, anche se ben scelti, anche se
aderenti tendono a creare un pochettino di volume, per cui giochiamo d'astuzia, scegliamo colori e soprattutto lunghezze e tagli che tendano ad allungare, per cui se sotto appunto abbiamo magari la magliettina un po' lunga, potremmo provare per esempio a creare uno stacco orizzontale con una maglia un po' corta, magari in un punto particolarmente sottile. Vi faccio un esempio: se per esempio abbiamo un bel punto vita ancora molto definito, potremmo magari sotto indossare una bella camicia bianca abbastanza lunga e sopra magari un gilet o un maglioncino che finisca proprio all'altezza della vita e che sia anche contrastante come colore. Questo crea una linea orizzontale proprio all'altezza magari del punto vita e quindi aiuta a slanciare, a snellire, a definire meglio la nostra figura. Tra l'altro sono abbinamenti che quest'anno col ritorno un po' dei cardigan, ma soprattutto dei gilet e della camicia bianca in tutte le lunghezze, si vedono molto spesso anche nelle boutique. Io ne ho appena viste alcune molto carine in alcune vetrine e quindi ho subito pensato che sia un modo geniale per giocarsi appunto il concetto del look a strati. Un'altra regola importante che viene seguita sia dagli uomini che dalle donne nel vestirsi a strato è quello di partire generalmente dallo strato più sottile per andare mano a mano verso quello più spesso. Un esempio potrebbe essere di nuovo sotto la nostra camicina o la nostra t-shirt magari un po' aderentina, sopra magari un maglioncino più spesso di lana e sopra ancora un bel cappottone in tweed di tessuto visibilmente più pesante. Ecco, se voi imparate a giocare i vostri look a strati partendo da sotto con tessuti molto fini, molto sottili, magari anche un pochino più aderenti, e poi mano a mano andate dal tessuto più sottile verso quello più grosso, più spesso, ecco che avrete non solo regalato stile ed eleganza al vostro look a strati, ma l'avrete giocato bene anche proprio dal punto di vista della comodità, perché è sempre meglio avere vicino alla pelle lo strato più sottile, più morbido, e poi mano a mano quello più spesso andando verso l'esterno, diciamo, del vostro outfit. Un altro consiglio è quello che un po' in parte vi ho già dato al punto 3, e cioè quello di badare bene alle vostre proporzioni. Ecco, nel giocarvi i vostri strati nel vostro outfit cercate di evitare stacchi netti per esempio di orli e di colore nei punti più larghi del vostro corpo. Se per esempio non vi sentite a vostro agio quando sottolineate per esempio i vostri fianchi o il vostro lato B, cercate di evitare che gli strati magari finiscano magari anche con uno stacco di colore proprio in quel punto lì, e piuttosto appunto cercate di allungare. Abbiate sempre in mente questa idea della struttura che slancia anche con gli strati, e soprattutto gli stacchi di orli, di colori contrastanti tra gli strati, cercate sempre di posizionarli in punti particolarmente donanti del vostro corpo, e cioè sottili. Questo vale per esempio anche per le maniche. Se per esempio giocate strati di lunghezze diverse ma avete dei bei polsi sottili, cercate magari una manica a 3/4 bella sottile che finisca qua, e poi magari usate sopra qualcosa di smanicato. Insomma, giocate gli strati sia dal punto di vista orizzontale che verticale, in modo da secondare quello che è la vostra tipologia fisica, la vostra struttura fisica. Questo è molto importante perché l'outfit anche a strati rimanga valorizzante ed elegante. Un altro punto è quello di scegliere bene la gamma di colori del vostro outfit a strati. Qui esistono due strade completamente opposte. Una è quella di giocare sui contrasti, quindi magari scegliere due colori che anche nella ruota dei colori siano opposti tra loro, per esempio panna e nero a me piace molto, oppure un cammello e un nero, oppure al contrario di giocare tutto sul monocolore, su sfumature simili, e in questo caso io vi consiglio di provare ad accostare nei vostri strati diciamo tessuti con texture, con strutture diverse, come possono essere per esempio la seta di una blusina di seta accostata magari a una maglia lavorata e anche operata un pochino più grossolana. Sono accostamenti che, giocati sulla stessa sfumatura di colore dalla testa ai piedi e su più strati, risultano sempre molto chic e molto eleganti. Quindi avete diciamo tendenzialmente queste due strade: o due colori abbastanza contrastanti ma che stanno bene assieme, oppure al contrario tutto nella sfumatura di un'unica tonalità dalla testa ai piedi. Questi di solito sono i due look a strati che funzionano meglio dal punto di vista proprio dei colori.
Un altro consiglio è quello di provare look smanicati. Spesso quando aggiungiamo strati dobbiamo fare infatti un pochettino di attenzione anche alla comodità, alla libertà di movimento, perché altrimenti se cominciamo a indossare per esempio 3 maniche lunghe una sopra l'altra rischiamo un po' l'effetto omino Michelin, e non solo dal punto di vista visivo, anche proprio di non riuscire quasi più a muoversi. Per cui il consiglio è quello di alternare magari strati comunque coprenti, e soprattutto se siamo in un periodo dell'anno in cui fa freddo, e sopra provare cose smanicate che ci lasciano, diciamo, quella libertà di movimento, soprattutto delle, diciamo, delle maniche e delle gambe, che magari andrebbe un pochino persa se veramente usassimo 3 strati che coprono tutte le maniche. Quindi ecco, usate i capi smanicati, anche qui dosate bene le lunghezze. Qualche anno fa per esempio usavano questi bellissimi gilet di eco pelliccia che andavano giù un po' lunghi e che regalavano centimetri a qualsiasi donna, perché essendo lunghi e stretti non solo slanciavano bene la figura, ma pur regalando caldo, ecco, la rendevano anche più snella. Per cui molte donne, io purtroppo ho mancato l'acquisto in quel periodo lì, adesso è un pochino più difficile da trovare, però se avete ancora gilet o cardigan smanicati, usateli assolutamente nei vostri lucastrati, perché sono molto belli e assolutamente ancora attuali. Un altro consiglio è quello di scegliere fibre naturali possibilmente, e strati semplici da rimuovere oppure aggiungere nell'arco della giornata. Perché fibre naturali? Perché naturalmente magari capita che quando cambiate, diciamo, temperatura, magari passate, non so, dal freddo polare che c'è fuori a un locale riscaldato e siete vestiti con i vostri strati, altrimenti rischiate magari quei 5-10 minuti che ci mettete ad adeguare il vostro outfit di sudare. Quindi è sempre meglio privilegiare in generale, in assoluto, le fibre naturali, ma ancora di più se vi vestite a strati, perché comunque anche con 3 strati indossati uno sopra l'altro i vostri look rimarranno traspiranti, ariosi, e quindi anche il vostro corpo farà meno fatica a regolarsi in base alle temperature. E naturalmente gli strati dovrebbero essere anche facili da aggiungere e da togliere, perché sempre più spesso tra climatizzazioni, riscaldamenti, anche escursioni termiche come quelle che stiamo vedendo proprio adesso nel corso della nostra giornata, dove magari al mattino fa freddo, poi nelle ore centrali sembra ancora estate, alla sera di nuovo fa freddo e magari viene giù anche qualche goccia di pioggia, è sempre più importante appunto poter dosare velocemente in modo pratico i nostri singoli strati. Un altro consiglio è quello, per evitare di ingoffarci, di usare le cinturine a nostro vantaggio. Quindi scegliamo delle belle cinture che possiamo usare per snellire e definire meglio, per esempio, il punto vita, se è uno dei nostri punti forti, o in generale per definire tutti i punti un po' sottili e particolarmente donanti del nostro fisico, perché così anche se indossiamo strati abbastanza pesanti, ecco, il nostro fisico, la nostra struttura fisica mantiene una sua silhouette ben definita, e questo aiuta molto nei look a cipolla, nei look a strati. L'ultimo consiglio è quello di sfruttare anche le stampe e le fantasie nei vostri outfit. Ci sono look a strati elegantissimi che si possono fare proprio giocando magari un singolo capo stampato a fantasia e gli altri strati magari in tinta unita che riprendano i colori della fantasia stessa. Questo è un trucchetto bellissimo che permette di esaltare e di valorizzare ancora meglio la vostra fantasia. Immaginate per esempio, non so, una giacca a fiori e sotto magari degli strati che ne riprendano i colori della fantasia, quindi dei fiori stessi. Ecco, si possono giocare benissimo le fantasie in un look a strati, da un lato mitigandole usando appunto tanta tinta unita, dall'altro anche proprio valorizzandole, perché naturalmente la parte della fantasia che state utilizzando nel vostro outfit risulterà valorizzato proprio perché il resto, diciamo la cornice del vostro outfit rimarrà tinta unita, e quindi diciamo la parte visibile della vostra fantasia sarà, ecco, come un piccolo tocco artistico nel vostro outfit. Ecco, questi sono 10 consigli pratici per giocarvi al meglio e in modo particolarmente stiloso e chic il look a strati, che è assolutamente una necessità sempre più spesso, proprio 12 mesi all'anno, perché a meno che non faccia veramente tanto
caldo, per cui più di un vestitino estivo leggero non riusciamo proprio a mettere, è una necessità sempre a causa proprio appunto di queste differenze di temperature che dobbiamo affrontare nell'arco della nostra giornata. Tra l'altro il Luca Strati è anche un bellissimo modo per diciamo far girare di più il nostro guardaroba e sfruttare al massimo in modo creativo quello che abbiamo, un po' come insegno nel mio corso pratico di stile e gestione del guardaroba. Quindi ecco, adesso che siamo in una stagione di mezzo è proprio il momento clou del Luca Cipolla, del Luca Strata, per cui vi invito senz'altro a giocare con quello che avete già, magari con qualche aggiunta strategica che andrete a integrare nel vostro guardaroba facendo shopping, perché è veramente un modo stiloso e divertente di giocare con quello che già abbiamo. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettermi un bel like, un bel pollicione al video e naturalmente anche iscrivervi al mio canale YouTube e accendere la campanella per essere avvisate quando arriverà un nuovo video tutto dedicato alla moda e al nostro guardaroba. E con questo vi ringrazio, vi auguro un'altra splendida giornata. Ciao!